Conosci Trani? No. Te la faremo visitare noi. Oh, ma che è un sogno? No! Ma prende la bagnotella, no! Bentornati nella soffitta di Pippo, dove il passato rivive, i manifesti profumano ancora di cinema di quartiere e certe protagoniste bastavano a far suonare la campanella, anche quando non era ancora intervallo. Oggi torniamo nel 1977 con La compagna di banco, commedia scolastica diretta da Mariano Laurenti, uno dei registi più abili nel raccontare quel cinema popolare fatto di equivoci, risate, professori in difficoltà e ragazze capaci di mandare in tilt un'intera classe. La protagonista è Simona Girardi, interpretata da Lilli Carati. Simona è una studentessa diciottenne, bella, ricca, figlia di un industriale di salumi, che arriva a Trani e si iscrive al liceo Mamiani. E il suo ingresso non è proprio una cosa tranquilla. Appena entra in classe, l'aria cambia. I libri restano aperti, sì, ma nessuno legge più una riga. Perché Lilli Carati, in questo film, è il vero centro magnetico della storia. Luminosa, giovane, elegante, con quella bellezza fresca che negli anni 70 faceva sognare il pubblico senza bisogno di troppe parole. Le storie lo stesso dell'anno scorso, hai visto? Sì. Siete della terza B voi? Sì, ciao. Ciao. Come ti chiami? Ma chi è la Rivandelli? Si è fatta più buona! Il primo a restare folgorato è Mario D'Olivo, interpretato da Antonio Melidoni. Mario è il classico belloccio di scuola, sicuro di sé, convinto di poter conquistare tutte con un sorriso e due frasi ben piazzate. Le compagne di Simona però la mettono in guardia. Secondo loro Mario è il solito conquistatore, uno che fa innamorare e poi sparisce. Così nasce il piano: farlo cadere nella rete, tenerlo sulle spine e poi lasciarlo con il cuore ammaccato. E allora, come va con Mario? Benissimo, è proprio cotto. Figuratevi che oggi mi porta a fare una passeggiata in macchina. Brava! Comincia a funzionare! Sulla carta sembra una vendetta perfetta. Nella pratica, come sempre accade in questi film, tutto diventa una girandola di equivoci, scherzi, gelosie e situazioni comiche. Tu domenica che fai? Forse vado allo stadio. Non fare quello che non capisce, tu a domenica la cameriere che fai? Perché quella fa l'agnoro lì, tua madre fa la ringhe, tu fai lo stronzolo, a me non mi piace! Guarda che è tardi, papà, apri il negozio che io vado a scuola, eh? Vai, che è meglio. Questo un ginocchio lo mette a tracollo. Lilli Carati regge il film con una presenza che oggi resta il motivo principale per rivederlo. Non è soltanto la bella nuova arrivata, è la scintilla che accende tutto. Simona diventa il desiderio della classe, ma anche il personaggio attorno a cui si muovono rivalità, curiosità e piccole strategie sentimentali. Lilli porta sullo schermo una sensualità mai pesante, fatta di sguardi, sorrisi, movimenti morbidi, quel fascino da ragazza dei sogni che il cinema popolare sapeva trasformare in mito. E diciamolo, in un liceo così, anche il professore più severo avrebbe dimenticato il registro. Oh, silenzio! E che diamine? Ma che state a far comizio voi lì? Sa, c'è una nuova compagna. Facevamo conoscenza. Ma mica pretenderete di raccontarvi la vita in un'ora? Su, coccabella, vatta a mettere all'ultimo banco, va, almeno ripigli fiato. Va, falla passare. Attorno a lei si muove un cast di volti amatissimi. Gianfranco D'Angelo interpreta il professor Ilario Cacioppo, figura comica e impacciata, perfetta per ridicolizzare l'autorità scolastica. Alvaro Vitali è il bidello Salvatore, con la sua comicità fisica, le facce buffe e il ritmo da pasticcio sempre in arrivo. Salvatore, sono le 7, è ora di andare a scuola. Sono alla sveglia. Lino Banfi, nei panni di Teo D'Olivo, non ha il ruolo principale, ma quando entra in scena lascia il segno, soprattutto nelle sequenze più farsesche e maliziose. Banfi aveva già quella forza comica irresistibile. Bastava un'espressione, una battuta, un accento e la scena prendeva vita. Io stavo prendendo le misure alla sua signora, no? Che poi, diciamolo onestamente, preferisco prendere le misure agli uomini, mi viene meglio. Perché lei, diciamolo, ha un fisico che... Continua da dove hai lasciato. Veramente ero rimasto sotto Signor alle Teo. due... Sì? Sono arrivati costumini nuovi. Ah, la signora Piuma, pardon. Come va? Molto importante anche il gruppo femminile. Francesca Romana Coluzzi interpreta la professoressa Marimonti, portando la sua comicità robusta e sopra le righe. C'è poi Nicchi Gentile,
nel ruolo di Elena Mancuso, presenza ricordata dagli appassionati del genere anche per le scene con Banfi. Onoratissimo. Sono Teodolivo Magliulo. Mamma benedetta, che convenzione. Abbiamo qua un po' di tutto, roba maschile, roba femminile, tutta roba diciamo tonda, bella. Senti, siccome sono convinto che diventerà una buona cliente, buona veramente, perché non mi dai il suo nome così lo annoto su carnettoli? Come si chiamo Elena Mancuso. E insieme a lei Paola Maiolini, Brigitte Petronio e altre presenze che completano quel piccolo universo di bellezze, compagne, rivali e tentazioni da corridoio scolastico. La compagna di banco è spesso considerato vicino a Classe Mista, sempre diretto da Laurenti l'anno precedente. Non è un seguito vero e proprio, ma respira la stessa aria: scuola, Puglia, comicità popolare, desideri adolescenziali e una protagonista femminile capace di diventare il motore di tutto. Non cerca l'eleganza del grande film d'autore, punta alla risata, al sorriso complice, alla nostalgia di un'Italia che riempiva le sale con storie dirette, facce note e attrici che bucavano lo schermo. Che schifezza di manichino! E sei bello tu! Come dici, professore? No, dicevo, è bello blu. Che cosa è blu? Tutto. Ma se qui è tutto avena. Oggi il film si guarda come documento di costume. Racconta un immaginario preciso, quello delle commedie scolastiche anni 70, dove il liceo diventava un teatrino di desideri, figuracce, battute e piccoli scandali da ricreazione. E al centro resta Lilli Carati, giovane, radiosa, piena di quella luce che avrebbe segnato la sua breve ma intensa stagione nel cinema italiano. Non è un capolavoro, questo va detto, ma è una cartolina vivace di un'epoca, imperfetta, maliziosa, popolare, piena di volti che oggi ci riportano subito alle sale di provincia, alle televisioni private e a quel cinema che magari non vinceva premi, ma restava nella memoria. Dunque, io ringrazio tutti quanti di cuore e propongo un bel brindisi. Alla salute! Allegria, ma qui non si beve mai! Se questo viaggio tra banchi, risate e fascino anni 70 vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi alla Soffitta di Pippo e scrivetemi nei commenti quale attrice o quale film volete riscoprire nella prossima puntata. Perché qui, nella Soffitta, tra vecchie pellicole e ricordi che fanno ancora battere il cuore, ne vedremo delle belle, anzi, di bellissime.